Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come va? Come state? Spero stiate bene. C'è un piccolo problema tecnico oggi, cioè la presentazione non vuole caricarsi e quindi devo trovare un altro modo per metterla sullo schermo. Non so perché non funzioni. Comunque. Allora, oggi è una lezione impegnativa, possiamo dire. Perché? Siamo arrivati alla lezione 27. Siamo arrivati ai pronomi combinati o anche pronomi doppi. Spesso si chiamano anche pronomi doppi. Pronomi combinati o pronomi doppi sono la stessa cosa, cambia solamente il modo di chiamarli. Allora, i pronomi combinati sono tanti, va bene? Quindi se avete il libro e andate al capitolo 27, sapete che ci sono tanti tipi di pronomi combinati. Pronomi complicati. Sì, è vero. Allora, andiamo a braccio? No, non andiamo a braccio, solo che devo presentare così. Non mi piace. Esteticamente non mi piace, perché sto condividendo lo schermo e non ho caricato la presentazione sul programma, perché oggi non funziona. Oggi ha detto: "No, non ti faccio presentare i pronomi combinati". E quindi devo fare così. Vabbè, sarà sarà così oggi. Quindi, capitolo 27. Oggi parliamo solamente di un tipo di pronomi, perché siccome sono tanti, facciamo anche una lezione mercoledì prossimo per completare il discorso. Abbiamo parlato mercoledì scorso, nella lezione 26 bis, di alcuni pronomi combinati perché abbiamo parlato di ci e ne insieme. Se avete perso quelle lezioni, le trovate sul canale perché sono video. Le dirette rimangono come video classici sul canale. Quindi solitamente solitamente quando si studiano i pronomi combinati, si studiano solamente i pronomi indiretti più i pronomi diretti, che è quello che faremo oggi come inizio, come, introduzione all'argomento. In realtà però i pronomi doppi o combinati sono molti di più, perché possiamo fare tante combinazioni. Per esempio, possiamo anche unire un pronome indiretto più "ne", un pronome riflessivo più un pronome diretto, un pronome riflessivo più "ci", un pronome riflessivo più "ne", "ci" più "ne",
un pronome diretto insieme a ci, eccetera. Quindi vedete, capite che la questione è complicata. Quando parliamo di pronomi combinati, parliamo sempre di 2 pronomi di diverso tipo che mettiamo davanti ad un verbo coniugato. Quindi i pronomi combinati sono sempre solo 2 e sono sempre diversi, quindi di tipi diversi, va bene? Qui vedete, per, facilitare un po' l'assorbimento di queste informazioni, vi dico che quando diciamo pronome riflessivo è perché usiamo un verbo riflessivo con un pronome diretto oppure ci e ne. Quindi la teoria sembra difficile, poi però se andiamo a guardare che cos'è nell'uso della lingua, sono i verbi riflessivi. Quindi sappiamo che dentro un verbo riflessivo c'è un pronome riflessivo, quindi è qualcosa che conosciamo già. Va bene? Come dicevo all'inizio, nella lezione 26 bis, la lezione che abbiamo fatto mercoledì scorso, abbiamo introdotto le 2 combinazioni evidenziate in verde. Abbiamo parlato del pronome riflessivo più ne e di ci più ne. Quindi, se volete sapere di queste combinazioni, trovate tutte le info nella lezione 26 bis. Va bene? Quindi oggi ci concentriamo sulla prima combinazione, pronome indiretto più pronome diretto, che sembra facile, ma non lo è. Allora devo, rimpicciolire la nostra chat. Sembra un bel casino. Bisogna com'è che si dice? C'è un'espressione la cerco brevemente. Ah sì, bisogna sbrogliare la matassa. Dobbiamo sbrogliare la matassa, cioè abbiamo questo insieme di cose e piano piano cerchiamo di rendere tutto più chiaro. Allora, oggi, ripeto, perché vedo nei commenti che siete un po' spaventati. Oggi ci concentriamo solo sulla prima combinazione. Poi se volete trovate tutto qui nel capitolo 27. Nel capitolo 27 della videogrammatica c'è tutto. Va bene? Quindi con calma, con molta calma, non ci corre dietro nessuno.
Va bene? Allora, vedo che si stanno aggiungendo studenti, quindi forse abbiamo iniziato troppo velocemente? È difficile credere che siamo già arrivati alla 27ª lezione. Sì, sì, abbiamo superato la metà, perché dobbiamo arrivare a 40. In realtà abbiamo fatto molto di più, perché con tutte le lezioni bis abbiamo aggiunto molte cose al libro. Allora, innanzitutto, domanda importante, ci ricordiamo i pronomi diretti e i pronomi indiretti? Perché questo è fondamentale per lavorare sui pronomi combinati. Quindi facciamo un breve ripasso dei pronomi diretti e dei pronomi indiretti. Se volete le lezioni complete su questi pronomi, sono la lezione 14 e la lezione 15 che trovate sul canale. Quindi oggi in realtà dobbiamo sapere già che cosa sono i pronomi diretti, che cosa sono i pronomi indiretti e come funzionano. Quindi io do queste info per buone, cioè do per scontato che voi abbiate queste informazioni. Va bene? Quindi i pronomi diretti sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le, giusto? I pronomi indiretti sono mi, ti, gli, le, ci, vi e gli. La differenza tra questi due pronomi sta nella presenza della preposizione. Detto in maniera molto, molto semplice. Quindi vedete che per i pronomi indiretti c'è sempre la preposizione a. Va bene? Nelle lezioni sui pronomi diretti e indiretti abbiamo visto anche quali sono i verbi più comuni per usare i pronomi diretti e quali sono i verbi più comuni per usare i pronomi indiretti. Ci sono anche dei verbi che possiamo usare con i pronomi diretti e indiretti. Quindi è con questi verbi che poi noi abbiamo la necessità di usare i pronomi combinati. Questi verbi sono questi: chiedere, consigliare, raccontare, prestare, promettere,
scrivere, spiegare, dare, regalare, mostrare, offrire, dire, per esempio. Questi sono solo alcuni dei verbi con cui possiamo usare i pronomi diretti e indiretti. Perché? Perché questi verbi sono seguiti poi da un oggetto diretto e un oggetto indiretto, perché noi diciamo chiedere qualcosa a qualcuno, spiegare qualcosa a qualcuno e quindi possiamo sostituire qualcosa con un pronome diretto, perché è il complemento oggetto, è diretto, non c'è preposizione. E possiamo invece sostituire a qualcuno con un pronome indiretto. Indiretto perché la strada è bloccata dalla preposizione a. Quindi tra il verbo e l'oggetto c'è la preposizione a. Per questo il pronome è indiretto. Va bene? Questi sono solo alcuni esempi dei verbi che noi possiamo usare con entrambi i pronomi. Quindi vediamo subito un esempio. Una frase tipica può essere: Francesco regala un fiore a te. Francesco regala un fiore a te. In questa frase il verbo regalare è seguito da due complementi. Un complemento oggetto regala che cosa? Un fiore. E da un complemento indiretto. Regala un fiore a chi? A te. Quindi noi possiamo sostituire questi due complementi con due pronomi. Giusto? Sostituiamo il complemento oggetto diretto con un pronome diretto e sostituiamo il complemento oggetto indiretto con un pronome indiretto. I nomi sono uguali. Quindi il pronome diretto per sostituire un fiore è lo, di terza persona singolare maschile, perché fiore è un nome singolare maschile. E poi possiamo sostituire a te con un pronome, con il pronome indiretto di seconda persona singolare, ti. Quindi questa frase con i pronomi diventa: Francesco te lo regala. Francesco te lo regala. Va bene? Allora, adesso vediamo le combinazioni per creare questi pronomi combinati. È molto importante ricordare che
in questo caso possiamo usare tutti i pronomi indiretti, ma solo 4 pronomi diretti, quelli di terza persona, singolare e plurale. Perché sono quelli che sostituiscono, cose o persone alla terza persona, singolare e plurale. Quindi, come vedete nella tabella che trovate a pagina 151 della videogrammatica, ci sono le combinazioni. Vediamo l'esempio di Margot. Anna dice un segreto a me. Anna me lo dice. Esatto. Quindi hai sostituito un segreto con il pronome diretto lo e a me con un pronome indiretto che è mi. Esattamente. Mi puoi spiegare la lezione di oggi? Scusami, non te la posso spiegare. Non c'ho capito nulla. Allora, in questo esempio non solo abbiamo il pronome combinato tela, ma abbiamo anche il C rafforzativo. Non c'ho capito nulla. O, come l'abbiamo chiamato mercoledì scorso, il C emotivo. Vi ricordate? Abbiamo chiamato questo tipo di C quando vogliamo sottolineare qualcosa, qualche emozione, in questo caso disperazione, perché non c'ho capito nulla. Abbiamo rinominato questo uso di C come C emotivo. Leggiamo un altro esempio. Andrea mi ha dato un libro. Me l'ha dato. Esatto. In questo caso, visto che c'è il verbo avere, in questo caso possiamo mettere L apostrofo perché è singolare il pronome. Bene, allora osservate questa tabella e ditemi che cosa notate, perché ci sono un po' di cosine da dire. Allora, innanzitutto mi, ti, ci e vi restano separati dai pronomi diretti. Invece gli, le e gli formano una parola unica con il pronome diretto. Esattamente. Un'altra cosa che dobbiamo dire è che la I del pronome indiretto diventa E. Quindi, come vedete, mi più lo diventa melo. Quindi non possiamo dire Milo perché non funziona dal punto di vista fonetico. Quando cambiamo lettere
lo dicevamo anche l'altra volta, quando modifichiamo lettere o togliamo lettere dalle parole è sempre per un motivo fonetico. Per quanto riguarda invece gli ho cliccato sul commento su un altro commento, però dopo rileggiamo l'esempio. Fatima, scusami. Allora, per quanto riguarda gli, in realtà gli non è che diventa gliè. Gli rimane gli, ma per unire, vedete, per unire gli e lo, resta la e, glielo, gli e la, gliela, eccetera, eccetera. Quindi in realtà in questo caso non cambia la lettera, ma aggiungiamo una e per fare l'unione. Che in francese direste la liaison, per unire i 2 pronomi. Allora torniamo ai, commenti, giusto, il tuo Fatima. Lucrezia consiglia di rivedere la lezione sui pronomi a noi. Lucrezia ce la consiglia. In questo caso ci ovviamente diventa poi ce, sostituisce a noi e qui tu usi la al femminile perché vuoi sostituire la lezione. Okay. Possiamo però anche dire: Lucrezia ce lo consiglia al maschile. Perché con il maschile noi andiamo a sostituire tutto il consiglio, cioè di rivedere la lezione sui pronomi. Quindi se mettiamo lo al maschile inglobiamo anche il verbo e quindi ci riferiamo a tutta l'idea, a tutto il consiglio. Va bene? Poi un'altra osservazione è che la terza persona singolare e la terza persona plurale sono uguali. Esattamente. Quindi il contesto diventa importante. Quando abbiamo 2 forme uguali, dobbiamo contare sul contesto. Io penso come io o lo? Lo penso, come gli più e più lo. Esatto, sì, esattamente. Sì, sì. La e unisce. Poi un'altra cosa che dobbiamo, notare è che appunto per la terza persona singolare non c'è differenza tra il maschile e il femminile, perché come vedete è sempre glielo, gliela, glieli, gliele. Stessa cosa anche per il plurale. Quindi possiamo dire che dal punto di vista del genere le forme di terza persona sono invariabili, quindi cambiano solo per il numero del pronome diretto. E anche per il genere del pronome diretto, sì.
Le elisioni dei pronomi e degli articoli sono obbligatorie o facoltative in italiano? Cioè, posso scegliere di dire ci è al posto di c'è? No, è diventata è una co è iniziata come consuetudine, ma è diventata una regola. C'è. Perché se dico ci è, faccio riferimento a un'altra cosa. Non so se avete sentito l'espressione: "Ma lui ci è o ci fa?" Cioè, lui è, stupidino o si comporta da stupidino? Quindi è un'espressione che, potrebbe creare confusione e quindi se usi il verbo esserci, nel senso di c'è un bicchiere sul tavolo, devi per forza scrivere c'è, C''è. Uhm, più o meno è la stessa cosa anche per lo ho fatto, cioè diventa difficoltoso dire lo ho fatto. Ci sono troppe pause tra le 3 parole. Quindi tendenzialmente l'ho fatto perché in quel caso è come se l'H è muta in italiano, quindi è come se fosse senza H. Perciò quando abbiamo 2 vocali vicine tendiamo che poi sono uguali, quindi c'è sempre la O, è un obbligo diciamo mettere l'apostrofo. Non sarebbe incorretto non metterlo, però è più naturale metterlo, direi così. Avevo anche capito che era come dare risposte. "Mi dai il tuo numero?" "Sì, certo, te lo do." Sì, può essere una risposta, può essere una domanda, dipende dalla conversazione, ma di fatto tu nella risposta, per non ripetere le stesse parole della domanda, usi i pronomi. Quindi sì. Se vi servono i soldi, ve li presto io. Esatto. Il plurale con loro invece di gli, come lo usiamo? Non lo usiamo. È anche per questo uhm, che c'è stata questa semplificazione nell'uso del pronome loro, di terza persona plurale. Non lo usiamo, usiamo solo gli in questo caso. Se gli studenti non hanno ancora capito l'uso dei pronomi, glielo rispiego io. Esatto. Capisco il concetto, ma è metterlo in pratica che è difficile.
Sì, lo so. Lo so, lo capisco, è per questo che quando potete, se potete, è fondamentale parlare. Dovete fare esercizio. Lo so che non è facile trovare qualcuno con cui parlare, uhm, però è l'unico modo per esercitare questi usi. Possiamo ovviamente anche fare gli esercizi, ascoltare, ripetere, però poi ciò che, consolida la teoria è fare un uso personale della teoria nella pratica. Cioè voi spontaneamente dovete usare in conversazione quello che avete studiato. Mhmm, okay. Allora, osserviamo qualcos'altro, cioè non qualcos'altro, osserviamo un'altra cosa relativa all'uso di questi pronomi doppi. Allora, leggiamo questo esempio: Sabrina presta un libro a me. Sabrina me lo presta. Osserviamo 3 cose. La prima è la posizione dei complementi nella frase: Sabrina presta un libro a me. Soggetto, verbo, complemento oggetto diretto, complemento oggetto indiretto. Quando usiamo il quando usiamo i pronomi nella seconda frase, vedete che si scambia la posizione e quindi c'è il soggetto, poi c'è il pronome indiretto e c'è il pronome diretto e poi il verbo. Quindi al primo posto dei pronomi combinati che stiamo vedendo adesso c'è sempre il pronome indiretto. E vedete anche che tutto il blocco pronominale si sposta prima del verbo con i pronomi. Questi sono dei meccanismi che si esercitano poi nella conversazione. Però l'importante è vederli, no, quello è il primo passo, vedere questi cambiamenti nella frase.
Sarebbe anche corretto se la frase fosse: "Sabrina mi presta un libro?" Certo. Sì, dobbiamo però capire quando usare questi pronomi. Certo, la frase "Sabrina mi presta un libro" è assolutamente corretta, al 100%, ma cambia il contesto. Perché se tu dici: "Sabrina mi presenta un libro", mi presta, scusa. Sabrina mi presta un libro, è la prima volta che parliamo del libro, okay? Se invece dico: "Sì, Sabrina me lo presta, ha detto che me lo presta", sappiamo che stiamo parlando del libro, quindi la conversazione è già iniziata. Capito? Quindi sono frasi corrette, ma che avvengono in momenti diversi della conversazione. Va bene? Allora, vediamo un'altra cosa che però abbiamo già detto, che è questo, quindi perché melo? Perché quando abbiamo 2 pronomi davanti al verbo, il primo pronome cambia la "i" in "e", per un motivo di suono. Okay. Sì, sicuramente per rendere la conversazione più fluida, ma c'è anche un concetto in linguistica che si chiama economia linguistica. Significa che un parlante cerca di usare meno parole per raggiungere, come dire, cioè che è sempre la scelta più naturale è sempre quella di usare meno parole per raggiungere lo stesso risultato comunicativo. E come usare meno parole? Con i pronomi, perché le frasi si riducono, diventano molto più corte e, mhmm, si evita anche la ripetizione, perché la ripetizione delle stesse parole può diventare stancante, appesantisce la conversazione. Esatto, meno è più, esattamente. Allora, c'era una domanda che avevo visto nella chat, solo che mi è sfuggita. Eccola. Allora, posso dire mi offro, per esempio, come un sacrificio. Ehm, stai chiedendo per un amico? Cioè, io offro me stesso a voi. O in questo caso non è possibile usare 2 pronomi. In questo caso no. In questo caso no, non funziona con il verbo offrire. Quindi, puoi dire il massimo che puoi fare in questo caso con i pronomi è: "Io mi offro".
a voi. Però in questo caso il doppio pronome no, non funziona. Non funziona perché, come abbiamo detto all'inizio, con i pronomi combinati tra, indiretti e diretti cioè si possono creare solo se il pronome diretto è di terza persona. Quindi in questo caso mi è di prima persona singolare, quindi non funziona. Però ve lo offro si dice, sì. Sì, sì, si dice. Si dice perché appunto vi a voi è un pronome indiretto, mentre lo è pronome diretto. Quindi in questo caso la combinazione funziona. Sì, quindi offro a voi qualcosa o anche qualcuno in questo caso, perché lo potrebbe anche essere riferito a una persona. È difficile pensare a esempi con la prima o la seconda persona come oggetti diretti. No, infatti non è possibile. Non esiste con i pronomi combinati. Esatto, facciamo tutti un bell'aperitivo, ve lo offro io. Sì, dovremmo farlo un aperitivo virtuale. Alla fine di queste lezioni, quindi quando arriveremo al capitolo 40, potremmo fare un aperitivo su Zoom, tutti quanti, in videochiamata e ognuno porta quello che vuole. Puoi ripetere quello di solo per la terza persona? Bella domanda. Che cosa ho detto? Allora, probabilmente ho detto che i pronomi combinati con i pronomi indiretti e diretti sono, le combinazioni possibili per i pronomi diretti sono solamente con lo, la, li e le, cioè i pronomi di terza persona, i pronomi diretti di terza persona, singolare e plurale. Perché vedete che si ripete sempre solo lo, la, li e le per il pronome diretto, mentre il pronome indiretto può essere qualsiasi, tutti, quindi mi, ti, gli, le, ci, vi, gli. Va bene? Ah, vedete, allora vi siete risvegliati all'idea dell'aperitivo. Allora, io vi propongo di fare sì, un esercizio. Adesso anch'io sono in modalità aperitivo perché sono quasi le 6:30. Allora, per chi ha il libro
facciamo l'esercizio 3 a pagina 152. Per chi non ha il libro, eccolo, ecco l'esercizio. Quindi l'esercizio 3: rispondi alle domande come nell'esempio. Quindi semplicemente dovete leggere la domanda e scrivere la risposta con i pronomi corretti, i pronomi combinati. Va bene? Pensateci, pensateci, rifletteteci e con calma provate a scrivere le risposte. Va bene? Possiamo prenderci, 1 o 2 minuti. E poi vediamo le risposte insieme. Allora vedo che,
state cominciando a scrivere le risposte, quindi possiamo vedere. Allora, leggo. Numero 1. Franco, hai restituito i soldi a Francesco? Sì, glieli ho restituiti. 2. Lisa, hai mostrato le tue fotografie a Raffaella? No, non gliele ho mostrate. 3. Silvia e Gianni. No, scusate, l'intonazione era sbagliata. Silvia e Gianni, avete chiesto il numero di telefono a Maria? Sì, gliel'abbiamo chiesto. 4. Valeria, ha insegnato la ricetta a Tommaso? Sì, gliel'ho insegnata. 5. Matteo, ha comunicato la data della riunione ai suoi colleghi? Quindi qua c'è la forma di cortesia. Matteo, ha comunicato la data della riunione ai suoi colleghi? No, non gliel'ho comunicata. 6. Anna e Alberto hanno portato le chiavi a te? No, non me le hanno portate. 7. Tu e Lorenza avete fatto un regalo a Rosa? Sì, gliel'abbiamo fatto. Fate attenzione negli esercizi a quando c'è un nome seguito da una virgola. Per esempio, Franco, virgola, Lisa, virgola, Silvia e Gianni, virgola, Valeria, virgola, Matteo, virgola. Che cosa significa? È quello che si chiama, in latino era, il vocativo, cioè è una domanda diretta alla persona. Va bene? Stai parlando con Franco e quindi chiedi a Franco: "Franco, ma hai restituito i soldi a Francesco?" Quindi è diretto. Stai parlando a Franco, va bene? Non è una terza persona singolare. Okay. Allora, se avete domande sull'esercizio scrivetele. Questi sono difficili. Sì, un pochino sì. Ma adesso il livello si alza molto della difficoltà. Con le lezioni successive diventa tutto un po' più complicato. E infatti anche tutti i pronomi combinati, tutti come argomento sono, secondo me, più verso il B2 che verso il B1. Ma comunque. Diciamo che sono un po' più severi i livelli qui in Italia rispetto, cioè in Europa in realtà. Tutto il QCR, il quadro dei livelli linguistici. Allora domanda: le è più formale che gli in alcune situazioni? Dare del lei? Allora, sì, dare del lei è sempre formale, non è più formale, è formale. E sono 2 cose diverse però. Perché se tu usi
la forma di cortesia, quindi dai del lei a una persona, stai parlando direttamente a quella persona in maniera formale. Quindi non lasciarti confondere dal pronome lei, che è un pronome di terza persona singolare, ma per dare del lei, quando usi la forma di cortesia, in realtà stiamo parlando direttamente a qualcuno, va bene? Quindi non è possibile mettere a confronto lei formale con gli, perché sono 2 cose diverse, va bene? Nel primo esercizio gli sostituisce Francesco, sostituisce a Francesco. Mi raccomando, la preposizione è importante. E lì sostituisce i soldi. Sì. Bisogna sempre usare l'apostrofo? Non si può dire sì, glielo abbiamo fatto? Questo è quello che dicevo prima. Non cambia dal punto di vista grammaticale. Va bene? Se vuoi puoi dire glielo abbiamo fatto, sì. Non è in questo caso non cambia nulla. L'apostrofo no. L'apostrofo aiuta la pronuncia, aiuta la, fluidità della pronuncia. Perché il numero 6? Cosa perché? Anna e Alberto hanno portato le chiavi a te? No, non me le hanno portate. Che cosa non è chiaro nello specifico? Che cosa non è chiaro? Allora, mercoledì sì, vorrei fare una lezione per continuare il discorso dei pronomi combinati e vedere gli altri pronomi combinati. Ho programmato la lezione alle 6, se non sbaglio. Fatemi controllare. Mhmm. Sì, il 12 agosto alle ore 18. 18 ora italiana, che sarebbe CEST, quindi Central European Summer Time. Trovi comunque la stanza della diretta già programmata sul canale. Allora, diventa più un combattimento capire la grammatica a questo livello per noi stranieri, no? Che divertente. Finché è divertente va bene, sì.
poi è un problema se ci spaventiamo. No, non ti spaventare. Non non è un problema. L'importante è piano piano cercare di capire con pazienza. È importante avere pazienza, va bene? Tutto e subito non funziona. So che siamo un po' abituati a questo al giorno d'oggi, però tutto e subito con i pronomi combinati non funziona. Allora, Mary ci suggerisce come fa lei. Mi sembra più facile fare così. Prima sottolineare i pronomi nella frase e sostituire i due pronomi. Poi cercare il pronome combinato. Mi sembra un buon modo di fare. Mi sembra una buona strategia. Esatto, perché così vai passo dopo passo. Quindi potete, fare come fa Mary. Un altro consiglio o suggerimento è di Margot. Secondo me dobbiamo memorizzare in tutti i casi i pronomi e i verbi più usati con ogni tipo di pronome. Sì, possiamo fare anche questo, quindi allora, detto tra noi, diciamoci la verità. Nella conversazione quotidiana usiamo sempre gli stessi verbi, va bene? I verbi, purtroppo o per fortuna, sono sempre quelli. Quindi possiamo fare questo lavoro, cioè identificare i verbi più comuni, più usati e poi lavorare su quelli. Quindi dire: "Ah, quali pronomi usiamo con questi verbi", eccetera, eccetera. Progresso, non perfezione, come si suol dire. Esatto, esatto. La perfezione non esiste. Mhmm, tutti possiamo sbagliare a parlare, quindi non non è veramente un problema. Non penso che essere perfetti sia l'obiettivo giusto. L'obiettivo giusto è, secondo me, andare avanti, piano piano, capire anche poco, però capire poco alla volta, ed essere soddisfatti e essere contenti di fare questa cosa. Perché, diciamo che è, secondo me, anche un buon esercizio per tenere la mente allenata. Soprattutto adesso voglio fare questi discorsi. Soprattutto al giorno d'oggi, che siamo tutti un po', come dire, stanchi, siamo tutti più stanchi, ma perché, mhmm, ci sono troppi contenuti da guardare, uhm, Instagram, YouTube, è tutto faticoso, è tutto un po' faticoso e quindi tendiamo a, guardare cose divertenti, veloci, senza impegno. Però questo a lungo andare è un problema per la nostra capacità di ragionamento. E quindi?
possiamo anche vedere i pronomi combinati o la grammatica in generale come, degli esercizi per salvare la nostra mente. Possiamo pensare così. Si può ripetere questa lezione il mercoledì? Allora, questa lezione si può ripetere perché la puoi guardare di nuovo, perché rimane come video tradizionale, come video classico sul canale. Mercoledì andiamo un po' avanti. Parliamo dei pronomi combinati, sì, però facciamo un passetto in avanti, piccolo piccolo. Si memorizzano meglio quando si usano nel parlato. Sì, sì. Però prima di usarli nel parlato è necessario capirli, in teoria. Piano piano si va lontano, esatto. E anche divertirsi, esatto. Uhm Allora, Fatima ci rassicura con il suo commento. Sento molta preoccupazione da parte di tutti. Sì, è normale. Ma con la spiegazione di Lucrezia sono sicura che, senza nemmeno rendercene conto, presto saremo fluenti su questo argomento. Che dire? Ha detto tutto Fatima. Grazie per queste parole rassicuranti. Ci vuole tempo, ci vuole un po' di tempo, però secondo me ne vale la pena alla fine. Allora, una domandina fuori tema. Quando si segnala il vocativo con la virgola e quando con i 2 puntini? In italiano solo con la virgola. Sì. In italiano lo segnaliamo solo con la virgola. Con i 2 puntini non è propriamente un vocativo, ma per esempio nei copioni teatrali hai il nome del personaggio, 2 punti, e poi la battuta. Però quello è un copione, sono i dialoghi del teatro, per esempio. Però proprio il vocativo è nome e virgola. Mercoledì sera c'è anche l'eclissi solare. Fantastico, bello. Ce lo ricorderemo per mercoledì sera. Il mio consiglio sarebbe guardare le trasmissioni italiane. Piano piano l'orecchio si abituerà a tutto, anche ai pronomi combinati. Esatto, esatto, perché i pronomi in generale sono veramente ovunque, dappertutto. E quindi alla fine si assorbono anche così, ascoltando.
Ho sbagliato quando ho pensato che i miei problemi erano le preposizioni articolate. Vanessa cara, vedrai che probabilmente andiamo avanti e capirai che il problema di oggi viene sostituito dal problema di domani. Quindi ogni argomento successivo sarà il nuovo problema del giorno, perché adesso andiamo agli argomenti complessi, quando parleremo anche del congiuntivo, del condizionale, della concordanza dei tempi, insomma. Abbiamo molto tempo per disperarci. Però ditemi la verità, che soddisfazione quando scrivete un commento in italiano, quando ascoltate qualcosa e capite, è una soddisfazione o no? Nel senso, sì, è difficile, è complesso, però poi riuscite a fare tante cose, quindi comunque grazie Vanessa perché mi hai fatto sorridere. I 2 punti sono anche per inserire un esempio, no, sì. Diciamo che noi usiamo i 2 punti per introdurre una lista di cose, nella maggior parte dei casi. Uhm, però sì, può essere anche un esempio, sì. Bene, allora io direi di fermarci qui per oggi. Prima di, salutarci ovviamente devo ringraziare tutti i super adesivi. Grazie di cuore, veramente grazie, perché, sono diciamo contenta che apprezziate il mio lavoro, quindi grazie Claudia, grazie Laura, grazie Gabe, grazie Inglese in Francia, grazie Margot e grazie Irene la greca. Grazie mille per essere qui oggi, per essere stati qui oggi. Ho un grosso problema con la concordanza dei tempi del congiuntivo. Devo passare il test di lingua a settembre. A settembre quando? Perché probabilmente, forse arriviamo prima di settembre alla concordanza. Mhmm, vediamo. Mandami un'email, learnitalianwithlucrezia@yahoo.it, che magari posso mandarti dei materiali o comunque vediamo come posso aiutarti. E in bocca al lupo per il test. Ma se io inizio una lettera: "Cara Lucrezia", non metto i 2 punti? No, 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 in italiano no. In italiano una lettera si scrive così: "Cara Lucrezia, virgola, a capo". Ti volevo dire che aspetta e anche per le email. È la stessa cosa. Non usiamo i 2 punti. Diciamo così: cara o caro, X. Allora facciamo: cara, Lucrezia,
virgola, a capo. Lasciamo anche uno spazio. Grazie per avermi scritto ieri. Mi ha fatto tanto piacere, eccetera, eccetera. Quindi nelle lettere è sempre cara o caro, nome, virgola, a capo. A volte sogno in italiano, ma è soltanto questo, sogni. Ma guarda che è una cosa fantastica che tu sogni in italiano. Guarda che non sto scherzando. Significa che il tuo cervello è in grado di pensare in italiano. Ehm, cercherò Ho letto in passato degli studi e delle ricerche sui sogni fatti in un'altra lingua, quando si studia una lingua straniera, ed è un sintomo di progresso, cioè è una cosa molto positiva in realtà. Quindi capisco che fa ridere dire: "Sono soltanto sogni", però in realtà è molto positivo, cioè è una cosa molto buona che questo accada. Bene, allora ragazzi e ragazze, grazie mille e che dire, ci vediamo mercoledì, va bene? Ci vediamo mercoledì e continuiamo la nostra chiacchierata sui pronomi combinati, va bene? Allora, grazie ancora, buon proseguimento, buon fine settimana, buon tutto quello che fate, ehm, e ci vediamo mercoledì. A presto. Ciao.